E ciao a tutti amici di YouTube, sono sempre io, Fabio, ed oggi prima di iniziare l'argomento del video dovete indovinare il titolo del mio manga o anime preferito che ho postato come sfondo del desktop. Riuniti tutti quanti sono 16 bellissimi capolavori che riguarderei il loop infinito. Finora ne abbiamo visti diversi, alcuni sono estremamente intuibili, altri possono risultare davvero particolari. Perciò fatemi sapere nei commenti la vostra risposta. Chi risponde in maniera esatta verrà menzionato in questi video e se eventualmente ha un canale YouTube o un altro profilo social lo pubblicizzerò. Prima di passare alla recensione vera e propria voglio proporvi questo sito, si chiama MMORC, sarà sicuramente un acronimo di qualcosa. È un negozio di licenze e abbonamenti, soprattutto dedicati al gioco, per tutte le principali piattaforme come Xbox, PlayStation, Nintendo, Origin, Steam. Oltre al gaming c'è anche l'ecosistema Microsoft, lato sistema operativo, elaboratore di testo e programmazione, quindi le varie versioni di Windows 10, 7, Server, Office 2019, 2016, 365, l'IDE Visual Studio e tanto altro. Siccome ci sono tante inserzioni, è possibile navigare attraverso un filtro, in maniera da velocizzare la ricerca. Inoltre, per chi avesse problemi nell'attivazione di una licenza, di un servizio, c'è una sezione dedicata all'aiuto dove potete risolvere eventuali problemi. Per tutti voi è disponibile un codice sconto del 27% da applicare durante la procedura di pagamento. In descrizione trovate tutto quello che vi serve. Insomma, è un ottimo store online per risparmiare sul costo delle licenze. Io personalmente l'ho testato e finora non ho avuto complicazioni. In questo video, come nei successivi, analizzeremo nel dettaglio IOBIT, software house molto affermata nell'ambiente Windows, grazie a numerosi programmi per la pulizia, la deframmentazione, l'aggiornamento del PC. Oggi ne vediamo uno chiamato Software Updater, in italiano aggiornatore di programmi. Come da nome ci consente di aggiornare i principali programmi installati nel sistema operativo ed inoltre consiglierà quelli di tendenza suddivisi in varie categorie. Ritornando a noi, una volta effettuata l'installazione, non ci metterà molto visto che è leggero il programma, analizziamo la schermata principale. Qui verranno elencati tutti gli applicativi installati, messi in ordine alfabetico. Per ognuno di essi abbiamo chiaramente icona, nome, autore, versione corrente e stato di aggiornamento. In questo caso ho tutto a posto. Quando eventualmente ci sarà un aggiornamento disponibile, verrà segnalato con un'apposita notifica. Passiamo all'altra schermata chiamata Consigliati. Quindi ci si può immaginare che è uno spazio che raccoglie i più importanti programmi per Windows, suddivisi in categorie in maniera da velocizzare la ricerca. A differenza di prima, viene specificata la dimensione che occuperebbe nel disco. Peccato non ci sia il numero di versione, ma poco importa, non è un aspetto importante per questa sezione. Facciamo qualche esempio di cosa possiamo trovare in queste liste. La prima è generica, sono presenti software più importanti, più ricercati, comprendente tutte le categorie. La seconda sezione riguarda il browser, abbiamo Privacy Browser di Epic, Firefox, SeaMonkey, UC Browser, Vivaldi, Yandex. La terza si parla di sicurezza con Avira, Boxcryptor, KeePass, Password Safe, Ryakova che vedrete sicuramente in un prossimo video e poi tanti altri. La quarta lista comprende la comunicazione con Discord, Line, Thunderbird, Skype, TeamSpeak, eccetera, eccetera. I programmi della lista multimedia forse saranno meno conosciuti, ma meritano comunque di essere menzionati, come Amazon Music, Audials, Blender, DVD Fab, Gimp, GOM Audio e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo poi tempi di esecuzione, forse è stato tradotto male questo titolo. Comunque abbiamo Adobe Air, Java, Silverlight ed infine utilità e strumenti come 7-zip, 8 Gadget Pack, AIMP, Advanced Renamer,
Qui ce ne sono veramente un'infinità, ci potremo stare diverso tempo ad elencarli tutti. Per finire il video vediamo velocemente le impostazioni. Allora, nel generale io rimuovo la spunta alla prima voce. Prima di installare un programma crea automaticamente un punto di ripristino del sistema. Mi sembra, almeno nei miei casi standard, una cosa abbastanza inutile da fare. Al limite, se siete dei prudenti, lasciate la voce selezionata. Sotto lasciate com'è, non ha minimamente senso occupare dello spazio, lo spazio è prezioso. Lingua direi la nostra, qua potete cambiare percorso di salvataggio. In aggiorna, se possedete la versione Pro, potete impostare un orario preciso per poter far scaricare in automatico gli aggiornamenti dei programmi. Lista ignora, dove potete aggiungere quei programmi che desiderate non far aggiornare, così non riceverete notifica a riguardo. E per concludere, rete, lasciate come è, ovvero connetti direttamente. Bene, per questo argomento è tutto. Un consiglio che posso darvi è di installare Software Updater, specialmente quando accendete il PC dopo tanto tempo di inutilizzo, in maniera da non perdere tempo ad aprire ogni programma e fare la ricerca manuale dell'aggiornamento. Una cosa che mi piacerebbe vedere in questo applicativo è la segnalazione delle versioni in beta o addirittura in alfa dei vari software, in maniera che se uno si diverte a ricercare bug o vuole mandare feedback per le build di anteprima, può farlo attraverso questo programma iObit. In basso alla descrizione trovate il link per scaricarlo, anche poi links che rimandano ad altri video, articoli, così giusto se volete approfondire. Poi, come fatto vedere prima, vi lascio anche il sito dove poter acquistare licenze e abbonamenti a poco prezzo. Noi ci vediamo ad un prossimo video.